Benvenuti nel video dedicato alla creazione del cartamodello di questa maglia. Io ho utilizzato TTCAD L3. Per quanto riguarda la tipologia del tessuto, ho utilizzato due tessuti diversi. Quello principale è un cotone ricamato, mentre per la rifinitura della scollatura della parte del davanti e del fondo manica ho utilizzato una maglina in lino. Vediamo assieme le caratteristiche principali. Ha una scollatura a barchetta, è incrociata sul davanti, l'incrocio parte dalla spalla, il fondo è arrotondato, la manica ha una lunghezza di 3/4 più l'aggiunta di un polsino. Si può portare anche con la spalla abbassata, l'incrocio tra destra e sinistra, la parte del dietro. La base su cui è stata costruita questa maglia è un corpetto base con la manica kimono. Qui si vede la cucitura del sopramanica e qui si vede la costruzione della manica kimono, l'inclinazione e l'abbassamento dell'incavo. Vediamo assieme come creare questo cartamodello. Mi trovo in TTCAD L3. Per realizzare quel modello sono partita. Nella lista tipi ho selezionato il corpetto base con la manica kimono e nella lista sottotipi il kimono di tipo C. Poi ho cliccato Crea nuovo progetto per il sottotipo selezionato. Si apre questa finestrella che mi chiede se voglio usare la creazione guidata. Gli dico di sì. Mi porta all'interno del configuratore, precisamente nella pagina misure. Per velocizzare la creazione lascio le misure inserite di default, metto solamente la lunghezza del modello. Quel modello in foto è lunga 88 cm per un'altezza persona di 1,75 m e clicco Applica misure e vestibilità e vado anche a cliccare Mostra quote così vedo i centimetri. Questa è la lunghezza, 88 cm, poi ci sarà una fascetta che rifinisce, alta 2 cm. Nel totale è una lunghezza di 90 cm, come vi ho detto per un'altezza persona di 1,75 m. Se voi volete mantenere le stesse proporzioni con la vostra altezza persona, fate in questo modo. Calcolatrice. Inserite la vostra altezza persona, supponiamo 1,63 m e lo moltiplicate per 0,5. Il valore che viene visualizzato è la vostra misura da inserire come lunghezza modello. Naturalmente siete liberi di inserire qualsiasi misura voi desiderate. Ricordatevi però che sono partita col corpetto di tipo C, perciò la lunghezza non potrà essere inferiore alla vostra altezza fianchi. Per quanto riguarda le vestibilità, ho inserito delle vestibilità minime per quanto riguarda i fianchi e il seno, perché è comunque una maglia di cotone, non ha elastan, però essendo una maglia è cedevole ed è anche aperta sul davanti. Ho inserito 6 cm sia per i fianchi che per il seno e clicco Applica misure e vestibilità. Per quanto riguarda invece la misura della vita, ho fatto in modo che fosse una leggera curva in vita, una leggera sfiancatura. Per fare questo, calcolatrice. Ho inserito la misura dei fianchi, che nel mio caso i fianchi sono maggiori rispetto alla vita, quindi 25,5 e ho tolto la misura che mi viene indicata della vita, in questo caso 18 centimetri. Il valore che ho ottenuto è la differenza tra i fianchi e la vita. Ho tolto 2 centimetri da questo valore, vi consiglio da 1, 1,5, 2 e poi vediamo la forma. Clicco uguale. Questo valore lo moltiplico per 4 perché devo inserire la vestibilità. La vestibilità non è inserita solo su un quarto, ma nella circonferenza totale, quindi devo moltiplicare per 4. Questa sarà la mia vestibilità che metto in vita, nel mio caso 22 centimetri. Qui inserisco 22 e clicco Applica misure. Avete visto che la forma maglia è quasi dritta. Vado a cliccare manica a kimono.
La lunghezza manica io ho inserito una misura di 40 centimetri. Per quanto riguarda la circonferenza della manica, ho misurato il mio braccio, tenendo conto di dove poteva finirmi la manica e ho dato comunque della vestibilità, non ho messo la mia circonferenza. Nel mio caso ho inserito 28 centimetri e clicco applica, così vedete già le misure. Per quanto riguarda l'inalzamento spalla, è questo punto qui, l'ho innalzato di 4 centimetri e clicco applica. Questo è il risultato. Poi ho anche spostato l'incavo Y di -6 centimetri. Ho spostato questo punto verso il basso. Per fare in modo che si sposti verso il basso bisogna inserire prima il meno, il segno meno, e ho inserito 6 centimetri e clicco applica. Per quanto riguarda il raccordo sottomanica lato manica è il punto F. Prima però sono andata a spostare il punto G, che è questo raccordo sottomanica lato fianco, perché anche visivamente vedo che c'è meno distanza tra GH rispetto ad FE. Ho portato la lettera G il più vicino possibile alla lettera H, cliccando il doppio più. Il programma mi porterà la lettera G il più vicino possibile alla lettera H, ma non andrà oltre. Questi sono i centimetri. Ora vado a spostare la lettera F degli stessi centimetri. Non saranno uguali al millimetro, al decimo di millimetro, ma si avvicineranno molto. Così ho una curva che è armoniosa. Per quanto riguarda l'angolo di inclinazione manica, ho cliccato il doppio meno 2 volte, finché ho visto il valore che adesso è 00 meno 20. Ed ecco qui la mia manica. È per ottenere questa manica con questa inclinazione. Clicco l'iconcina, modifica giro collo. La prima casella, accorciamento spalla, io ho inserito un valore in modo che la spalla mi risultasse finita solo di 4 centimetri. Nel mio caso la spalla, quindi BC, mi viene indicato che misura 12,1. Per fare in modo che siano solo 4 centimetri devo inserire un valore di 8,1 e clicco applica. Vedo il valore che ho inserito in rosso e quello in blu è il valore che mi rimane. Se non la volete così aperta sulla spalla, potete anche inserire 6 centimetri. Intendo questo. Se la volete più chiusa, invece di 4 centimetri, potete far risultare 5-6 centimetri a vostro piacimento. Per quanto riguarda l'abbassamento del centro davanti, ho inserito 2 centimetri. E l'abbassamento invece del centro dietro solitamente inserisco metà dell'accorciamento spalla. In questo caso ho inserito un valore inferiore, non 4 centimetri ma 3 centimetri e clicco applica. Questo è il girocollo che avete visto in foto. Trascino la barra verso il basso e clicco applica fasce. Ho creato la fascia del girocollo davanti, è già selezionato collo davanti, qui dove c'è scritto tipo vado a cliccare sulla freccetta e seleziono fascia rettangolare. L'altezza è di 1 centimetro. Vado anche a selezionare aggiungi anche la lunghezza della parte dietro e clicco applica. Questa è metà fascia, è la somma di metà girocollo davanti più metà girocollo dietro. Io non ho fatto nessun tipo di accorciamento in percentuale perché la stoffa è sì una maglina, però non è così cedevole e comunque volevo che il girocollo rimanesse morbido. Se voi utilizzate invece un tessuto molto elasticizzato, vi consiglio di fare anche di inserire qui un accorciamento in percentuale del 5 o 10%. Ho anche creato una fascia sul fondo manica. Seleziono su manica davanti, clicco fascia rettangolare, l'altezza è di 5 centimetri e seleziono anche aggiungi la lunghezza della parte dietro e clicco applica.
Anche per quanto riguarda la fascia, se volete che sia un po' più stretta in modo che rimanga più aderente, potete mettere dentro un accorciamento in percentuale. Io non l'ho fatto. Vado anche a crearmi la fascia sul fondo dietro, sempre rettangolare e alta solo 2 centimetri, e clicco applica. Per quanto riguarda il fondo davanti, la fascia la vado a costruire dopo, perché il davanti che ho adesso non è quello definitivo. Clicco crea modello. Queste sono le parti che ho creato. Per quanto riguarda il dietro, come mi viene indicato da questa frase, posso già decidere di appoggiarlo sulla piega della stoffa facendo un doppio clic all'interno col mouse. Diventa verde, la linea rossa mi sta a indicare la parte che verrà appoggiata sulla piega della stoffa. Posso fare la stessa cosa per quanto riguarda il fondo dietro e anche la fascetta del girocollo. Vado poi a cliccare modifica modello in modo standard. Mi porta all'interno della pagina gestione parti. Qui in alto ho il davanti base che è già selezionato, vado a cliccare modifica forma. Vado a selezionare la parte del fondo. Ho dato una leggera svasatura. Ho spostato il punto J di 2 centimetri verso destra. Usando, qui vedo il quadratino dove c'è dentro il punto J, ho usato la croce e precisamente il doppio più orizzontale. L'ho cliccato 2 volte, qui vedo i centimetri dello spostamento. In questo modo ho anche la linea del fianco che diventa più dritta e meno arrotondata. Clicco conferma. Per creare la parte del davanti incrociata, questa, ho bisogno di realizzare il davanti intero. È sempre selezionato il mio davanti base, vado a cliccare specchia e ruota. Clicco specchia raddoppiando, è già selezionato il centro davanti che va dalla lettera L alla lettera A. Vedo che è blu e anche qui vedo che sono contrassegnati i punti L ed A. E clicco aggiungi una nuova specchiatura e il programma mi crea il davanti intero. Clicco conferma. Ora nella lista trovo una parte nuova che è specchiatura e la parte che è all'interno di questo rettangolino arancione è ancora selezionato. Vado a disabilitarlo perché non mi serve più portarlo in stampa. Se non vedete la scritta dopo il trattino specchia, dovete andare qui in basso ad abilitare aggiungi tipo parte a nome. Ora seleziono specchiatura. Devo eliminare dei punti per poter fare il mio davanti definitivo. Clicco modifica punti. Devo andare ad eliminare tutti questi punti qua, D, E, F, tutti quanti. Vado anche a eliminare questo punto della vita che mi era servito, o meglio, non della vita, era il punto che mi è servito per creare questa curva. In realtà lo potrei anche lasciare, però se per caso voglio andare a modificare poi la curva nel sottomanica è meglio eliminarlo. Seleziono con il mouse CD. Qui dove c'è scritto mantieni curva selezionata, clicco sulla freccetta e seleziono applica in linea retta, che poi andrò a modificarla. Questo pulsante mi viene indicato elimina punto D, elimina punto E, elimina punto F, elimina punto G, elimina punto H, elimina punto I, elimina punto J, elimina punto K, elimina punto L e mi fermo alla M. Poi vado a selezionare la curva del sottobraccio, qui vado a cliccare mantieni entrambe le curve e vado a eliminare il punto Q. Poi clicco conferma. Ora ho una parte nuova, modifica punti. La parte specchiatura la vado a disabilitare. Seleziono modifica punti, clicco modifica forma. Per prima cosa seleziono la spalla BC. Qui mi viene indicato che come curva è una curva a 2 punti. Clicco sulla freccetta e seleziono segmento. Poi vado a selezionare la linea DE
Io ho fatto in modo che la lettera D si trovasse rispetto alla lettera E 5 centimetri. Vi consiglio da una distanza di 5 a 8 centimetri, dipende un po' anche dalle vostre misure. Qui in alto vedo la misura, nel mio caso in questo momento sono 14,75. Sposto con la croce, precisamente con il doppio meno verso sinistra, finché qui vedo un valore di 5 centimetri. Poi seleziono la linea CD, mi viene indicato che è un segmento, clicco sulla freccetta e lo trasformo in una curva a 2 punti. Vado a disabilitare il disegno sotto, quello originale. Questa invece è la linea del centro davanti, che è importante come riferimento perché così si vede dove destra e sinistra si incrociano. Il punto C, che è qui, vado a trasformarlo, adesso è una tangente a curva vicina, invece lo trasformo, clicco sulla freccetta e lo trasformo in perpendicolare interno a segmento vicino. Mentre la lettera D, che è questa, clicco sulla freccetta e lo trasformo in tangente a segmento vicino. Ho fatto anche in modo che la curva sul fondo fosse più arrotondata, aumentando il valore del peso. In questo momento ho un peso sulla lettera D di 50. Io l'ho aumentato con il doppio più fino a portarlo a 100 e ho ottenuto questa curvatura. Destra-sinistra si incrocerà in questo punto. Nel mio caso è sotto la linea dei fianchi. Il punto F sta a indicare la linea dei fianchi. È questo punto. Poi quando la maglia è addosso tende sempre un po' ad aprirsi un po' più in alto rispetto al punto, diciamo, originale. Quindi dando più o meno peso potete decidere dove far incrociare destra e sinistra. E clicco conferma. Qui ho la parte base e questa ho la parte modificata, quella definitiva. Vado a costruirmi la fascia del davanti, cliccando su fasce. La fascia partirà dalla lettera C e arriverà alla lettera E. Qui dove c'è scritto intervalli di punti, clicco sulla freccetta e seleziono per prima il punto C e per secondo il punto E, che è l'ultimo. Vedo tutto il davanti che è blu, quindi vuol dire che è selezionato. Vi ricordo che quando dovete selezionare una linea e dovete selezionarlo tramite dei punti, il programma ragiona in senso orario. Per quanto riguarda l'altezza è di 2 centimetri, come la fascetta del fondo che avevo creato con il configuratore, e clicco aggiungi una nuova fascia. Questi sono i centimetri di tutta la fascia del davanti. Per semplicità, nell'appoggiare poi questa fascetta sulla stoffa, vado a crearle metà, poi dovrò appoggiarla 2 volte sulla piega della stoffa. Per crearne solo metà, qui dove c'è scritto accorciamento percentuale, inserisco 50 e clicco applica modifiche alla fascia selezionata. Vi ripeto, è solamente per facilitare il posizionamento della fascia sulla stoffa. Questo valore segnatevelo perché poi mi servirà, perché vado a crearmi un marcatore sul centro davanti che avrà questa misura partendo dalla lettera C. Questo marcatore mi servirà per facilitare l'applicazione nella confezione della fascetta sul davanti, perché sono tanti centimetri. Io ho l'inizio e la fine, così ho anche la metà. Clicco conferme. Ho creato la mia fascia che è metà fascia. Per creare il marcatore clicco modifica punti, seleziono disegno CAD. Qui in alto vado a disabilitare crea nuova parte. Clicco, non devo più vedere la spunta all'interno. Vado a selezionare la curva CD. Qui dove c'è scritto posizione, clicco sulla freccetta e seleziono CD.
Clicco imposta grafica marcatore, mi si apre questa finestrella. Io qui ho la possibilità di selezionare diversi marcatori, lascio il primo, la croce, anche le dimensioni, lo spessore e anche il colore. Clicco ok e clicco aggiungi questo nuovo marcatore. Il programma mi ha posizionato il mio marcatore sulla lettera C. Qui vedo distanza da C00, devo avere invece la distanza nel mio caso di 53,4 cm. Clicco sul doppio più finché vedo il valore che raggiunge i 53,4. Se volete spostarlo del doppio invece di 1 centimetro alla volta di 2 centimetri, tenete premuto sulla tastiera il bottone Shift, quello della maiuscola. Così si sposta di 2 centimetri alla volta. Ho questo marcatore che si trova esattamente a metà della curva CE e clicco conferma. Questo marcatore mi aiuterà a posizionare la fascia. Se non vedete il marcatore in grafica, dovete andare qui in alto ad abilitare mostra marcatori. Per quanto riguarda il dietro, seleziono il dietro base, clicco modifica forma e faccio la stessa identica cosa che avevo fatto per il davanti, do una leggera sfasatura, sposto la lettera J di 2 cm verso destra con la croce, qui ho il punto J, il doppio più verso destra e qui vedo i centimetri dello spostamento del punto e clicco conferma. Per verificare di avere tutte le parti corrette che mi servono da portare in stampa, clicco Mostra solo parti non oscurate e ne verifico uno alla volta. La prima è il davanti modifica punti e la devo portare in stampa. Questa è la fascia del davanti, la fascetta del girocollo, la fascia del polsino della manica, il dietro e la fascia del dietro. Poi vado a cliccare Margini di taglio. Questi gialli che mi vengono indicati con la linea gialla sono degli orli. Vado a trasformarli invece che in orli in margini normali di 1,5 centimetri. Per quanto riguarda la manica non ho bisogno dell'orlo perché ho la fascetta, ho il polsino e anche per quanto riguarda il fondo non mi serve perché ho sempre delle fasce per rifinirle. Quindi vado a selezionare la prima linea. Poi qui vado a cliccare su seleziona, deve comparire questa spunta, così posso andare a selezionare le altre parti e trasformarli in una volta, in un solo passaggio, tutti i margini, gli orli in margini normali. Vi consiglio sempre di ingrandire per fare in modo di selezionare la linea corretta. Qui mi viene indicato che è un orlo, clicco sulla freccetta e seleziono margine normale. Per quanto riguarda la misura, inserisco 1,5 centimetri e clicco applica. Testi. Qui in alto seleziono mostra testi brevi. Se volete dare un nome al vostro modello che compaia su tutte le parti che avete creato, qui dove c'è scritto testo da modificare, clicco sulla freccetta e seleziono testo libero. Io questo modello l'ho chiamato Mod, che sta per modello, VT Video Tutorial, che è il nome del catalogo, 23. Clicco su assegna tutte le parti, vado a controllare. Vedete, questa è più piccolina, posso anche spostarlo con la freccetta verso l'alto. Potete anche cambiare il nome, ad esempio questa è la fascia del davanti, posso andare a eliminare questa parte dietro. Qui dove c'è testo da modificare, clicco sulla freccetta e seleziono nome parte, sempre il testo breve devo visualizzare, vado a cancellare la parte finale del nome e lascio solo davanti, e questo lo potete fare su tutte le parti. Ad esempio questa è il davanti fascia collo e anche come nome lo diminuisco così ci sta dentro meglio. Clicco stampa. Mi fa vedere come posizionare il cartamodello sulla stoffa e la quantità di stoffa necessaria.
Qui in alto mi viene indicato che è passato a stoffa aperta non piegata, perché le dimensioni del davanti non permettono di appoggiarlo sulla stoffa piegata, che solitamente fa 75 centimetri. Però io non ho, usato la stessa stoffa per il davanti, il dietro e anche le rifiniture. Fascette le ho appoggiate su una stoffa diversa. Se voi volete vedere la quantità di stoffa necessaria, fate in questo modo: seleziono stampa avanzata, clicco modello su stoffa, clicco modifica tipo selezionato, vado a disabilitare la parte del davanti e la parte del dietro. Seleziono davanti, la lampadina, clicco sulla lampadina e compare una X, seleziono il primo dietro che trovo e clicco sulla lampadina e poi clicco applica impostazione. Qui ho solamente le parti delle fascette. C'è il davanti che ho creato solo metà davanti e vi ho detto che bisogna appoggiarlo sulla piega della stoffa 2 volte. Questo ultimo davanti che trovo lo seleziono, su piega c'è scritto off, clicco sull'off, mi viene indicato sinistra e devo appoggiarlo 2 volte. C'è un più, clicco sul più, qui viene visualizzato il numero 2 volte, clicco applica. Ed ecco qua che il programma mi ha applicato la fascia del davanti 2 volte sulla piega della stoffa. Perché lo devo posizionare 2 volte? Lo devo posizionare sulla piega della stoffa così ce l'ho intero per un davanti e lo devo mettere 2 volte perché ho 2 davanti da rifinire. Questa è la fascia della manica, questa è la fascetta del collo che viene appoggiata sulla piega e questa è la fascetta del fondo. Questa è la quantità di stoffa necessaria, nel mio caso è la maglina di lino. Poi clicco conferma, riseleziono modello su stoffa e clicco duplica tipo selezionato. È questo. Lo seleziono e clicco modifica tipo selezionato. Inverto, disabilito quelle abilitate e abilito i 2 che avevo disabilitato. Quindi il primo lo abilito, il secondo lo vado a disabilitare, il terzo lo disabilito, il quarto lo abilito, il quinto lo disabilito e il sesto lo disabilito e clicco applica. Qui il nome modello, gli scrivo per differenziarlo da quello di prima, davanti e dietro e applica. Clicco conferma e chiudi. Nella lista di stampe disponibili ho il modello su stoffa, il primo che sono le varie fascette e il secondo che è il davanti e il dietro e qui la quantità di stoffa necessaria. Ne seleziono uno, il dietro, questi in rosso sono i fogli in A4 che mi servono per realizzare il cartamodello del dietro. Spero di esservi stata utile ai prossimi video. Ciao ciao!